Ridare vita a questo camper è la sfida di questo nuovo progetto. Dopo aver fatto più di 100 km per portarlo a casa, dopo aver rischiato anche di rimanere per strada perché non avevamo la batteria, la domanda che mi faccio è sempre quella: ma ne varrà la pena? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Quando si inizia un progetto come questo, ripristinare un camper usato, nel mio caso un usato del 1998, un Mobilvetta su Iveco 2008 turbo diesel, bisogna tener conto di tre cose fondamentali. 1. Dovrai dedicare tanto tempo. 2. Le sorprese, le brutte sorprese non mancheranno. E terzo, dovrai spendere dei soldi. Oggi non vi parlerò tanto dell'avanzamento dei lavori, in quanto ci vuole appunto tempo per poter vedere qualcosa di significativo, per poter vedere un prima e un dopo. Ecco, non so se avete visto, abbiamo preso un telo specifico per camper per proteggerlo un po', perché per il momento non abbiamo una tettoia che possa ripararlo, e così potremo iniziare a smontare il primo oblò qui sulla zona notte e soprattutto questo, che sarà quello più problematico, nel bagno, e vedere cosa c'è sotto. Oggi rispondo a una delle domande che più spesso mi fate nei commenti: quanto costa questo camper? Prendo spunto da questa vostra domanda perché in realtà YouTube offre una serie di dati molto interessanti sulle persone che guardano i miei video, e quello che più mi è interessato e sorpreso è la fascia di età che è interessata a questi video. E veramente è una fascia molto eterogenea, e soprattutto una bella sorpresa è che il 10% sono donne, quindi sono particolarmente contento di questo. La maggior parte delle persone che guardano i miei video hanno un'età compresa tra i 35 e i 65, e poi c'è anche una bella percentuale che è anche sopra i 65 anni, ma il dato che mi ha sorpreso di più è la grande percentuale di persone comprese tra i 18, i 24 e i 34 anni, quindi giovanissimi. E questo mi fa particolarmente piacere, significa che ci sono molti giovani che hanno voglia di conoscere, di viaggiare, di muoversi in libertà. Ma i camper non hanno prezzo per giovani, anzi i prezzi dei camper nuovi sono proibitivi non solo per i giovani ma un po' per tutti. Ecco che esplorare il mondo degli usati può essere interessante. E comunque anche i prezzi dell'usato sono sempre degli investimenti, non sono certo bassi, e rimane sempre l'incognita dell'usato. Ecco che con questo progetto, con questi video, spero di essere in piccola parte d'aiuto a tutte quelle persone che vogliono provare questa strada, la strada dell'usato, e alla fine, magari guardando e imparando dagli nostri errori, capire se ne vale la pena. Un suggerimento che mi sento di dire soprattutto ai più giovani è di non essere soli in queste scelte. Certo, non tutti hanno un fratello Dennis come me, però l'importante è lavorare a quattro mani, avere due teste pensanti che si possono confrontare e che si possono anche dare manforte nei momenti un po' più di sconforto. Questo di sicuro aiuta. Comunque, tornando ai costi, è ovvio che spendere poco per l'acquisto dell'usato è un grande vantaggio per chi è in grado di farsi praticamente tutti i lavori da solo. Non è così per chi invece non sa far niente e che quindi deve portare il camper da dei professionisti praticamente a rifarlo come nuovo. In quel caso diventa un salasso. Comunque, quanto costa un camper come questo, semi-integrale, fine anni 90? Io ho guardato su Subito e ho fatto una ricerca su Veneto e regioni limitrofe. Ecco che il prezzo di un camper come questo varia dai 13 ai 16 ai 18 mila euro.
Un consiglio che vi posso dare è di tenere d'occhio per almeno un paio di mesi l'usato, così da capire un po' come si muove il mercato. Noterete subito che le offerte più interessanti non discosteranno tanto da certi parametri e dopo massimo 2 giorni i più interessanti saranno già venduti. Di norma i nuovi annunci vengono messi di venerdì perché i venditori sanno che durante il fine settimana le persone a casa fanno più ricerche dell'usato. Ma se vedete qualcosa che fa il caso vostro, sappiate che dovete chiamare ed essere disponibili a visionare il mezzo a poche ore dalla pubblicazione dell'annuncio. Non perdete tempo, telefonate subito e prendete appuntamento nel giorno stesso. Ecco perché è meglio cercare un mezzo non troppo distante dalla propria residenza, in modo da poter andare subito a vedere se il mezzo fa il caso vostro, perché se dite beh lo chiamo domani, sappiate che se era veramente interessante sarà già venduto. Quando andate a vedere il mezzo, se avete un meccanico di fiducia o un camperista esperto, portatevelo con voi insieme ai soldi per la caparra.